Apriamo ancora una volta il nostro spazio dedicato alla salute e al benessere, dove intervengono diversi nostri professionisti, dico nostri perché ormai sono di casa molti di loro, qui al nostro programma radiofonico e il nostro programma anche social, il live social per l'appunto. E ci è tornata a trovare quest'oggi la dottoressa Ethel Cogliani, nutrizionista, a cui io do un caloroso ben trovato. Salve. Grazie a te, grazie a te. Dottoressa Ethel Cogliani, di cui potrete ritrovare i nostri video social, la nostra pagina Facebook, per andare a rivedere gli argomenti trattati assieme a lei, ma per quest'oggi, soprattutto per chi si sintonizza adesso, per chi non la conoscesse, chi ci stesse seguendo in radio, chi è la dottoressa Ethel Cogliani? Beh, lascio le presentazioni alla stessa. Sono una nutrizionista specializzata nelle malattie autoimmuni. Diciamo, lo scopo è quello di affiancare alla terapia farmacologica, diciamo, un'alimentazione volta a ridurre le infiammazioni e anche volta con il tempo magari a ridurre anche l'apporto di farmaci nel paziente, in modo anche da ridurre gli effetti collaterali di questi nel lungo periodo. È essenziale, oserei dire, no? Una corretta alimentazione che ci può addirittura aiutare a diminuire il numero dei farmaci, perché meno farmaci prendiamo, ma allo stesso tempo più facciamo un corretto stile di vita, una corretta dieta per l'appunto, sicuramente questo ci giova senza alcun dubbio e ci porta alla risoluzione di determinati problemi. Quali problemi andiamo a affrontare oggi? I problemi legati alla tiroide, problemi tiroidei. Però prima di affrontare questo argomento, diciamolo, tiroide, a cosa serve questa benedetta tiroide, qual è il suo scopo, perché esiste, e poi andiamo a vedere un po' quali sono le problematiche che andremo ad affrontare. Allora, la tiroide è una ghiandola che è presente praticamente al centro del nostro collo, essenzialmente, ed è a forma di una farfalla, tant'è che il simbolo è questo animale, e praticamente lo scopo di questa tiroide in realtà è ancora tutto da esplorare, perché in realtà sono talmente tante le funzioni della tiroide all'interno del nostro corpo che lei coordina, ok, tipo supervisore, che ancora, diciamo, abbiamo tanto da esplorare e da capire su questa piccolissima ghiandola, in realtà di pochissimi grammi. Il mistero tiroide. Il mistero tiroide, assolutamente. E praticamente, diciamo, lei interviene nel metabolismo, negli stati d'animo, ok? Molti sbalzi d'umore sono dovuti a un malfunzionamento della tiroide, anche molti problemi digestivi, molti malesseri generali che uno lamenta, magari andando dal medico, viene magari tacciato di ipocondria, o magari dice il medico liquida, no, è un periodo di stress, sì. Ok? Quindi molto, sembrano quasi, diciamo, dei malesseri che vengono definiti normali, no? Nel senso, un normale mal di testa, un normale mal di pancia, con molta probabilità in realtà come base hanno una problematica tiroidea, tant'è che molti pazienti ipotiroidei, ipertiroidei, quindi con distiroidismi in generale, in realtà vengono considerati dei malati immaginari e per lo più liquidati magari con psicofarmaci e quant'altro, proprio come se fossero degli scocciatori che stanno troppo attenti. Da queste sue parole intuisco che un problema, la tiroide, è anche un problema abbastanza subdolo, se i medici insomma considerano alcuni di essi malati immaginari o problemi legati alla società attuale come lo stress o cose di questo genere. Esatto. E questo ritornerà nel corso della nostra intervista. Quello che so io però è che c'è una grande incidenza di problemi legati alla tiroide, o che vengono riconosciuti come tali, sì, quando scoperti, che è andata sempre via via nel corso del tempo in aumento, soprattutto sì, nei nostri giorni. Sì. Come mai e quali sono? Allora, intanto l'incidenza, partiamo dal presupposto che intanto come incipit, che l'incidenza dei problemi tiroidei veramente colpisce milioni di persone. In realtà si stima che quasi l'equivalente siano i malati della tiroide che non sono stati in realtà diagnosticati per i motivi di cui sopra, certo, che già abbiamo accennato. E praticamente addirittura in alcune zone d'Italia c'è stata una stima che intorno al 70-80% dei giovani, ok, dei giovani si parla tra i 14 e i 18 anni, quindi in età ancora scolare, praticamente presentano dei distiroidismi subclinici, vuol dire semplicemente non diagnosticabili soltanto dalle analisi, ok, quindi con valori normali o quasi normali, che in realtà, dato che loro non avranno un controllo sulla tiroide o un intervento sulla tiroide, si ritroveranno ad essere dei futuri malati cronici. Quindi questo giusto per far capire. Poi ci sono delle zone d'Italia, in particolare ad esempio nel Lazio abbiamo Latina e Frosinone, Sì. Oppure abbiamo in realtà in giro per l'Italia abbiamo Brescia, il nord-est, quindi Venezia, Veneto, Friuli, sì, e quant'altro, che praticamente sono delle zone molto colpite ad esempio
nell'inquinamento industriale, ok, che inquina acqua, Sì. aria, terreni, e questo praticamente diciamo danneggia ulteriormente la tiroide, diciamo, e anzi ad esempio nella zona di Latina c'è anche un problema di bonifica delle paludi, Certo. ad esempio, che può creare questo tipo di problemi. Poi aggiungiamo un'alimentazione povera, non nutriente, Sì. ok? Mettiamo il termine non corretta, Esatto, ecco. non corretta essenzialmente, e vediamo che la tiroide in realtà arranca, ok? Sì. Disturbata costantemente nel suo lavoro da questo contesto sia ambientale che sociale, diciamo. Questi sono che due non fattori supportano. Sì, sicuramente importanti. assolutamente. Parlando dei sintomi, no? Andando Sì. un po' a indagare, Sì. visto che in qualche modo c'è anche un lavoro quasi da detective, dovremmo parlare anche della sintomatologia. Però prima di parlare di questa, no? Ecco, come mai non si fa nulla rispetto a questa emergenza quasi inascoltata, possiamo definirla così? Allora, ci sono... Al di là del fatto che sia un problema subdolo, come abbiamo già detto. Assolutamente, ma è subdolo in realtà perché è stato reso subdolo da due fattori, cioè due fattori sono i più importanti. Il primo è perché il Sistema Sanitario Nazionale in realtà prevede come protocollo di indagine Sì. sulle problematiche tiroidee un protocollo che si chiama TSH Reflex. Che cos'è? Andiamo a spiegarlo, diciamo. Praticamente ci sono tre valori che dovrebbero essere osservati la tiroide, sono il TSH, l'FT3 e l'FT4, ok? Quelli base essenzialmente. Quello che succede nel protocollo TSH Reflex è che se il TSH non supera il valore di 4, ok, non vengono fatti gli altri due analisi. Il problema fondamentale risiede nel fatto che se già il TSH superiore a 2 in realtà è predittivo di un possibile problema tiroideo, quindi andarlo a indagare addirittura quando superiore a 4 in realtà vuol dire che ce ne sono una marea di casi Chiaro. che in realtà non vengono approfonditi e in realtà potrebbero essere. Come abbiamo già detto. E questo è il numero uno. L'altro è il fatto che comunque le visite mediche durano troppo poco. Ah, essenzialmente. ecco, metterlo Secondo detto me, così. sì, durano troppo poco, nel senso i pazienti hanno tante cose da dire sui loro sintomi, cosa percepiscono e quant'altro, e non vengono ascoltati, e questa, diciamo, mancanza di analisi per andare a controllare che cosa accade all'interno del corpo del paziente, una mancanza di ascolto da parte dei medici della sintomatologia essenzialmente porta a una quantità di casi subclinici e quindi di malati immaginari, Sì. ok, che ovviamente non è probabilmente una vera e propria emergenza Chiaro. sanitaria crea. Abbiamo detto la parola magica ancora una volta, che è sintomatologia. Andiamo Sì. un po' a capire quest'ultima, perché se il problema è ingannevole, per l'appunto, noi dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo fare la nostra parte e capire allora dove c'è questo problema o dove potrebbe esserci, anche per poter indirizzare al meglio i medici, per l'appunto. Assolutamente. Andiamo a dare qualche indizio, qualche consiglio. Assolutamente, il fatto del saper leggere la sintomatologia in realtà è importante che lo sappia anche il paziente, perché in realtà magari se non sa neanche che sintomo riferire al Certo. medico o allo specialista, ovviamente diventa un problema pure per lo specialista riuscire a capire che cosa accade. Diciamo i problemi più vistosi, soprattutto per le donne, sono i problemi ai capelli, quindi assottigliamento del capello, la caduta dei capelli, assottigliamento delle sopracciglia, delle ciglia, in realtà anche negli uomini, Chiaro. questa cosa uguale, però diciamo che per Quello è le un donne grande diventa- indizio. Esatto, diventa un problema molto grande. Ad esempio le unghie, il colore delle unghie, la striatura delle unghie, il fatto che le unghie si sfaldino, anche quelli sono legati ai problemi tiroidei, ma anche ad esempio problemi digestivi, sia a carico dello stomaco che a carico dell'intestino, possono essere predittivi di problemi tiroidei, oppure malumore, ok? Incapacità di gestire lo stress o infertilità. Ok, Certo. infertilità, squilibri ormonali che possono portare ad esempio a irregolarità del ciclo, Sì. ciclo doloroso, infertilità, impotenza. ok? Chiaro. Quindi infertilità sia maschile che femminile, ok? Quindi anche seri problemi, diciamo, a livello sessuale. E queste, diciamo, sono le sintomatologie più vistose, quelle che in realtà tutti quanti lamentano, ma pochi specialisti dicono: fammi delle analisi di tiroide e vediamo come va. Con molta probabilità, diciamo, che se si andasse a indagare la tiroide, molte problematiche verrebbero risolte, o quantomeno, se sono precoci, verrebbero addirittura prevenute. Assolutamente, Ok. ma da che derivano questi problemi, no? Visto che il mistero risiede nei sintomi, risiede anche nell'origine di quest'ultimi. Ecco, qual è l'origine dei problemi tiroidei? Se
se sono stati, diciamo, scoperti o se è ancora un grande e vasto campo di ricerca. Allora, diciamo che c'è uno studioso molto importante, Alessio Fasano, guarda caso un italiano, ok? Sì. Professore dell'Harvard University, quindi insomma abbastanza importante, che aveva ipotizzato, ok? Anzi in realtà è stato confermata questa cosa, quindi un'ipotesi già Sì. confermata, che molti dei problemi tiroidei in realtà risiedessero nell'intestino, quindi in squilibri intestinali. Ha associato praticamente molto alla problematica legata al glutine, ok? Sì. Quindi il glutine in realtà come fattore predisponente, ok, la patologia tiroidea. Che cosa fa questo glutine all'interno dell'intestino? Danneggia la parete intestinale, creando permeabilità intestinale e quindi facendo invadere il nostro corpo con sostanze che in realtà non dovrebbero rimanere all'interno dell'intestino, oppure ad esempio squilibrando la flora intestinale, ok, quindi creando, diciamo, quei rigonfi. Quando uno si sente la pancia Sì, gonfia, certo. no? Classica, diciamo che quella lì è uno squilibrio della flora intestinale, ok? E diciamo che anche questo è predittivo, tant'è che questo tipo di squilibri addirittura fanno entrare magari patogeni, parassiti, quindi candida, batteri patogeni, virus e quant'altro, che ovviamente vanno a stimolare la problematica tiroidea. Tenendo poi conto una cosa, che in realtà una parte degli ormoni tiroidei viene attivata nell'intestino proprio a carico della nostra flora batterica, quindi se c'è uno squilibrio a carico della flora batterica, in realtà si ripercuote veramente direttamente sulla tiroide. Quindi anche se non c'è un problema sulla tiroide, comunque questo problema sì, esatto, ha a che fare comunque con la esatto, tiroide o esatto, comunque viene tirata in ballo. Esatto, tant'è che alcune volte i valori della tiroide in realtà sono nei range. Ho capito. Sono nei range, però comunque la sintomatologia è di problema tiroideo, perché risiede proprio in questa dislocazione anche in altri distretti del corpo della maturazione degli ormoni tiroidei. Poi ovviamente a questo lavoro che ha fatto Fasano io aggiungerei lo stress, perché comunque influisce sui fattori che lui ha individuato, ok? Ovviamente una marea di contaminanti, le radiazioni, i contaminanti chimici, ad esempio il fluoro che viene utilizzato per i dentifrici, oppure il cloro che è presente nell'acqua delle piscine ma anche nell'acqua dei rubinetti. Quindi sono degli interferenti della funzionalità tiroidea, oppure il BPA e gli ftalati, che sono delle sostanze che vengono definite distruttori endocrini. E che cosa vuol dire semplicemente? Praticamente impediscono agli ormoni di funzionare correttamente. Insomma, ci sono tanti agenti negativi che incidono. E in particolare questi ultimi in realtà sono ovunque. I CD contengono BPA, i DVD, gli scontrini, giusto per far capire quanto sono infestanti. Però se noi pensiamo addirittura che le generazioni come la mia e la tua e quelle più vecchie, diciamo soltanto le nuove sono state protette da questa cosa, in realtà i nostri giochi, i nostri biberon erano ricchi di queste sostanze, ok? Adesso ci sono i giochi BPA free. Ai nostri tempi, mi dispiace, ce le siamo beccati tutti quanti. E quindi diciamo che la esposizione precoce a queste sostanze comunque predispone le nostre generazioni comunque ad essere più soggette a malattie in tempi più precoci, quindi persone più giovani, più malate. È tutto molto interessante e soprattutto esaustivo. Mi metto sempre nei panni di chi ascolta e adesso insomma uno penserà: ma io adesso ho sentito tutte queste notizie, adesso mi sto un po' preoccupando. Non vi preoccupate, adesso vi diamo dei suggerimenti pratici su come affrontare queste problematiche, su come fare una dieta il più naturale possibile, come abbiamo detto, e quindi diamo dei consigli e dei suggerimenti su come affrontare queste problematiche dal punto di vista nutrizionale, quindi ritorniamo un po' più nel suo campo. Diciamo che questo è stato un grande preambolo che però doveva essere fatto per dare una cognizione di causa, soprattutto su un argomento, lo diciamo, così poco conosciuto, perché la tiroide di per sé è un campo ancora, lo ribadiamo, misterioso, inesplorato. Sì, assolutamente. Allora, io direi che per trattare la tiroide la prima cosa che bisognerebbe fare è cercare di determinare se il problema tiroideo c'è o non c'è. Già quello sarebbe fondamentale. Quindi, diciamo, fare delle analisi che non siano soltanto il TSH, ma già quantomeno aggiungere l'FT3 e l'FT4, giusto per essere proprio completare, quantomeno non è completo, ma già dare un input di idea se ci sta un problema tiroideo.
tiroideo. Poi ovviamente osservare queste analisi in virtù anche dei sintomi che uno sente, quindi non andare a giustificare il fatto che le analisi vanno bene col fatto ok, allora non è la tiroide, cioè nel senso cercare di leggerli in funzione anche della propria sintomatologia. Questo è importantissimo, l'abbiamo detto più volte. E l'altra cosa è ovviamente correggere l'alimentazione. In realtà esistono una marea di cibi che danneggiano la tiroide direttamente, ad esempio il mais, la soia, tutti i legumi in generale, i latticini comunque danno molto fastidio all'intestino, e dando fastidio all'intestino abbiamo detto che in realtà si ripercuotono, ok, sulla tiroide. Oppure ad esempio ci sono delle verdure che limitano moltissimo l'assorbimento dello iodio. Lo iodio è praticamente l'elemento principale all'interno dell'ormone tiroideo, quindi è importante che sia assorbito correttamente, che sono le crucifere, sono diciamo tutta la famiglia dei broccoli, essenzialmente, che quindi vanno cotte bene e comunque non mangiate massivamente tutti i giorni in modo da permettere l'assorbimento, e già questo ci aiuta diciamo a correggere il problema tiroideo. Ovviamente integrare quelle che possono essere le carenze specifiche in ciascuno di noi per far funzionare meglio la tiroide, quello è fondamentale. Valutare se ci sono dei contaminanti nell'ambiente in cui noi viviamo, ok? Oppure delle infezioni che sono presenti all'interno del nostro corpo, perché vanno corrette, vanno eliminate o quantomeno limitate, o quantomeno pensare a dei periodi di depurazione in modo da che il nostro corpo riesca a smaltire queste tossine, perché sennò noi avremo magari un miglioramento temporaneo e poi un peggioramento, poi un miglioramento, dici ma che succede? Ma perché? Proprio perché queste cose, diciamo, ciclicamente comunque fanno rimandare in stallo la tiroide per poi farla rifunzionare e le cose varie. Quindi mi raccomando, se uno vuole ottenere un risultato stabile deve lavorare anche in questo senso. E poi sicuramente una cosa importantissima è fare delle analisi regolari, cioè nel senso almeno ogni anno fare il pannello quantomeno delle 3 analisi base della tiroide per vedere se la situazione non è cambiata, se magari i periodi di stress che noi abbiamo vissuto non hanno inficiato la funzionalità tiroidea, insomma dobbiamo tenerla sotto controllo. Assolutamente, è molto delicata come abbiamo già detto e c'è bisogno di una assoluta ed estrema attenzione, e le informazioni che abbiamo fornito oggi sono state chiare, ma sono state anche tante, questo lo dobbiamo ammettere. Per chi volesse saperne di più, noi lo diciamo, questi argomenti vengono anche trattati all'interno di un suo libro che se non sbaglio è Tiroide X-Files, proprio perché in qualche modo ricorda il fatto che la tiroide è ancora un campo inesplorato, e quindi l'X-Files ci sta assolutamente come termine. Quindi Tiroide X-Files, un libro che se non sbaglio troveremo le coordinate, la piattaforma digitale dove poterlo acquistare all'interno di www.immunorecamagazine.com, che è sì un sito web, ma da lì possiamo anche richiedere il magazine, il suo magazine di cui lei è praticamente la sia l'editrice che la caporedattrice. Diciamo che è una rivista che intanto diciamo che per quanto riguarda l'argomento tiroide già abbiamo fatto in 3 numeri 4 articoli sull'argomento tiroide, giusto per far capire quanto è importante. Però diciamo che questa rivista, a prescindere dall'argomento tiroideo, in realtà cerca di sviscerare tutte quante quelle che possono essere le cause concorrenti sulle malattie autoimmuni, ed è ufficialmente veramente la prima rivista che ha questo tipo di approccio verso questo tipo di patologie. Perfetto, chiara ed esaustiva come sempre la dottoressa Ethel Cogliani. www.immunorecamagazine.com è il sito di riferimento, insieme però al sito, se non sbaglio, www.immunoreca.com, dove troverete altre informazioni e altre nozioni sugli argomenti oggi affrontati, e non solo. La dottoressa tornerà a trovarci se volete maggiori informazioni. immunoreca@gmail.com è l'email di riferimento. Ancora una volta io la ringrazio per la sua partecipazione, per le ottime nozioni e informazioni che ha fornito, e se ne hanno giovate anche solo un paio di persone abbiamo fatto il nostro lavoro. Grazie mille, dottoressa. Grazie a voi. E adesso andiamo avanti perché ci attendono altre storie e altre interviste, sempre sotto l'hashtag storie e interviste live social. Pausa caffè per me, ma torno presto, rimanete con noi. Il video è presentato da GSC Scarla,